Sono Gaetano Giuffre, però a Roma mi conoscevano come Maracanã. Questa a chi gliela regalo? Una sola ce n'ho. Appena c'è stato il fischio, hanno stampati tutta la notte, le allestitrici perché questi si facevano a mano. Vecchio Cooks, questa è storica dei Châtelet. Sta fatto di emozione al sociale. Che bello. Sono ricordi quando lo scudetto di due posti quelli. Oh, non mi pare vero. A Roma sono arrivato nel 68. Il corrispondente della Sicilia, della RCA, mi venne a prendere in macchina, mi mise sull'aereo, arrivai qui a Roma, Franco Migliacci mi è venuto a prendere con la sua Ferrari rossa che l'aveva comprata solo con i dischi di Domenico Modugno, con Volare. Per quanto riguarda la casa discografica mi hanno detto o vivi a Milano o vivi a Roma. Io ho detto io Roma tutta la vita. Una volta per la Roma successe una bella cosa, praticamente questi qui avevano preso la sala per l'incisione di un disco alle 8 di mattina e c'era Roma-Milan. Io mi sono dato malato, non sono partito, ma arriva un espresso, dice guarda questa volta dice, la sala te la debitiamo, allora mi levarono 200.000 lire, che erano tanti all'epoca di cose. Perché non volevano credere che io stavo male, sapevano che era da Roma, quindi se l'era immaginato, dice però intanto la sala quando dovevi andare tu in sala, quella la paghi. Distribuiva i nostri dischi, era di Michi del Prete, etichetta Kansas, primo disco dei Camaleonti, Portami tante rose, però Michi del Prete era quello che investiva sui dischi, gli faceva fare i long playing allora a Celentano. Erano altri tempi, quindi queste cose diciamo. Però ho fatto 7 voci e il disco per l'estate nel 70. Ci stanno delle cose che me le porteranno alla tomba, le cose. Sapevo quello che facevano un po' tutti i giocatori ogni volta del coso, ma da me non è mai uscita una parola e infatti loro mi rispettavano per questo. Solo fotografie facevo. Cioè se tu le fai nell'arco della tua vita 10 trasferte, ti ricordi dove hai giocato, chi ha segnato, chi giocava, chi era l'allenatore, ti ricordi tutti. Ma io che me le sono fatte tutte. Cioè dovrei essere, non lo so, dovrei essere un computer per ricordarmi tutto. Le fotografie magari mentre giocavano, i tornei di Nilo Iosa, che chi vinceva aveva, non so, magari una TV, le cose, faceva dei tornei di briscola 3-7, uno dei più forti era Abruzzo, a giocare era veramente uno dei migliori. Ma ragazzi, siamo venuti fino a... Ogni volta io, infatti ci stavano delle fotografie che cominciavo. Questa è stupenda sta foto, sai? Il coso, diciamo, gli davo il coso d'inizio, ecco, iniziare. Poi praticamente ci stavano i vari gruppi, ma li conoscevo tutti.
sia che erano in curva sud che quelli che poi sono nati nella curva nord tipo il 21 aprile, che poi si sono rispostati nella sud, ma ti parlo di epoche remote, quindi quando c'era Peppone, erano altri tempi. L'unica cosa che mi manca e mi fa emozionare quando entro qui, non vedere l'ombrellino della mia madrina. Mi manca l'ombrellino di Luisa. Luisa Petrucci, sempre con l'ombrellino giallo-rosso. Quando facevamo le trasferte, io se andavo con la macchina mi caricavo il più possibile i ragazzi che non potevano cosa, oppure c'era Alessandro Poghetti che il papà se non poteva venire mi faceva Maracanà, portati mio figlio. E stavamo in un ristorante, dovevamo andare a Empoli, in un ristorante fra Firenze e Empoli, e ci mettiamo a fare i vari coretti, ma non era solo quello, quasi tutti quelli lì che cantavano dopo la curva sud era così. Maciniamo chilometri, superiamo gli ostacoli. Poi Alessandro che cosa aveva fatto? Quando siamo tornati a Roma, questo qui è stata una cosa che lui si è fatto tutte le fotocopie a foglietti piccoli e l'ha distribuiti a tutta la curva sud, che poi gli dava il via perché lui era sempre in prima fila. Cantavano in tutti gli stati, se ne dessero, una volta gliel'ho detto a Alessandro, se ci dessero un centesimo per tifoso che canta, a quest'ora saremmo miliardari, la cantano in tutta Italia, fra poco la traducono pure all'estero, quella lì c'era, io e Poghetti, non è tutto mio, ecco, non so che cosa, Alessandro Poghetti, sorgevano spontanee, queste cose è la passione di solito che sposta il tutto, perché ti fa pensare, è un pensiero completamente diverso di tutto quello che hanno i tifosi, le cose. Quando sei proprio malato della Roma, sei un'altra persona. Il momento più emozionante è stato quello di farmi trovare subito dentro l'aeroporto dove sbarcavano per l'arrivo di Paolo Roberto Falcao. Quello non lo dimenticherò mai. Tremano i tifosi tranne Maracanà, quando andavamo, non so, magari in Jugoslavia e le cose, quando magari lì ci hanno bruciato lo striscione, da paura in Jugoslavia. Ripeto, a Norimberga quando mi sono sentito male, quelli mi facevano un elettrocardiogramma e io facevo sbrigate che voglio vedere il gol di Renato, e entro e segna Renato. Alessandra Bianchi, grande giornalista, però romanista sfegatata, facevamo trasferte, a volte stavamo fuori 4 giorni, 5 giorni all'estero per seguire le cose, perché io partivo con la macchina, a meno che dopo se Liro Iosa organizzava partivamo tutti con l'aereo, con l'avvocato Grassetti, facevamo tanti. Salire sulla Sirenetta, mettergli le sciarpe e dopo vedere uno dei tanti tifosi che finisce a mare, oppure io che andavo in giro, quando vedevo le statue gli piazzavo la sciarpa a quello per fare le fotografie. La Roma per me è tutto. Io adesso che sto lontano, a volte per vedermi la partita accendo la televisione, mi alzo in piedi, sto da solo a casa con le lacrime agli occhi e le cose. Adesso mi mancava lo stadio olimpico, ritornare qui, guarda, ti crea delle emozioni enormi. Già il luogo, lo stadio olimpico, per me è un luogo sacro, perché qui non so quante storie sono passate. Sarei tornato per l'ultima volta a vedermi una partita della Roma all'Olimpico. Maciniamo chilometri, superiamo gli ostacoli, con la Roma in fondo al cuore, in fondo al cuore!